Ciao ragazzi, siamo ancora oggi a parlare di Conspit e della sua postazione GT Lite. Anche in questo caso, per chi ha visto la recensione della versione Formula, naturalmente metterò il link qui sopra per chi vuole andarsela a vedere, magari vedetevi prima la recensione di questa e poi andatevi a vedere anche l'altra. E ragazzi, anche in questo caso risottolineo l'immane sforzo di averle portate su casa, 160 kg, e naturalmente non entravano i pacchi nell'ascensore visto che erano totalmente in legno la parte esterna. Ragazzi, 160 kg, un qualcosa di infinitamente difficile. Merito solo per questo, solo per l'antefatto, di un bel like e una bella iscrizione al video, visto che tanti di voi guardano i video ma non si iscrivono al canale. Facciamolo crescere insieme. Detto questo, entrerei nel vivo. Sigla! Ciao ragazzi, anche in questo caso vi dico un lavoro immane. Le postazioni mi sono arrivate in un imballaggio di legno che andava bene a proteggere anche l'imballaggio in cartone. In questo caso per la versione GT, ragazzi, un Lego perché era totalmente da assemblare, mi sono dovuto mettere lì piano piano a ricostruirmela. Ma anche in questo caso voglio sottolineare più volte, evidenziare, prendete un evidenziatore, prendete quello che vi pare, la semplicità nelle istruzioni. Sono in inglese o in cinese, ma immagino sarà per voi più facile l'inglese, ma non serve sapere l'inglese perché è tutto illustrato nel modo più semplice possibile. Gli incastri sono uno più perfetto dell'altro. Armatevi soltanto di un po' di tempo per poterla montare. Ho riscontrato che alcune parti hanno uno spessore da 4 mm anziché 5, come nella postazione Formula, e questo l'ho notato soprattutto anche sulla pedana dove si poggia la pedaliera. L'ho fatto notare ragazzi di Conspit, non so se aggiorneranno o meno la cosa, ma in realtà nella parte sotto c'è anche uno scheletro che va a rinforzare quello che è il pianale. Quindi non sforza in realtà soltanto su una piastra da 4 mm, ma anche su uno scheletro che va a rinforzare tutta quanta la struttura. Anche in questo caso mi sento di far notare l'ottima verniciatura dei pezzi. Naturalmente se continuate a smontare e rimontare, anche in questo caso può capitare che si crei qualche segno, ma in realtà mi sembra che capiti su tutte le postazioni, anche in quelle d'alluminio. A me capita tantissimo di cambiare e ricambiare varie cose e anche la mia si segna sempre. Anche in questo caso mi è stata fornita con tutti gli optional, quindi poggia mouse, poggia tastiera. In realtà in questo caso c'è un braccio dove c'è una piastra con tantissimi fori dove potrete montare un cambio sequenziale, un cambio ad H, il freno a mano, potete montarci quello che vi pare. Ci sono fori e asole per qualsiasi tipo di montaggio. Per quanto riguarda in questo caso il braccio della tastiera, a differenza della postazione Formula, l'ho trovato in una posizione molto più comoda. In realtà mi sarebbe piaciuto poterlo spostare ancora di più, ma personalmente nessun tipo di problema. Io in realtà sono abituato con il mio poggiatastiera che è inclinato, in questo caso è totalmente orizzontale, ma ho visto che anche altre case utilizzano questo genere di form factor. Prima di entrare nel dettaglio voglio sempre sottolineare l'estrema solidità del prodotto. Personalmente nel sample che mi è stato mandato
ho trovato un pochino, una volta montato tutto, una sorta di sbilanciamento verso la parte frontale. In realtà ho parlato anche con i ragazzi di Conspit, hanno già risolto questa cosa allungando una parte del supporto della pedaliera. In realtà vi consiglio anche magari di non montare i piedini, montarlo direttamente sul tappetino antivibrazioni che vi verrà fornito all'interno della scatola, perché sarà tutto molto più bilanciato. Menzione particolare in questo caso al sedile. È un sedile monoscocca, il materiale di cui è fatto è una sorta di alcantara. Personalmente ci ho giocato anche con i calzoncini corti, mi sono trovato benissimo. Le imbottiture, ragazzi, fantastiche. Naturalmente non lo metto a confronto con sedili Sparco di alta fascia, ma vi assicuro che nella fascia media hanno delle imbottiture davvero di rilievo. Questo perché chi ha provato sedili che viaggiano intorno tra i 250, i 300 e 350 euro avrà notato subito che le imbottiture all'interno sono davvero molto blande, soprattutto per chi ha provato anche sedili di fasce molto più alte. In questo caso l'imbottitura, ragazzi, è fatta veramente bene e c'è un sedile davvero comodo, già provvisto di slitta, e anche questo, ragazzi, mettetelo nei conti. Offre quindi la massima versatilità per le varie altezze di persone. Mi sento di dire che per quanto riguarda il ponte volante avrei voluto la possibilità di poterlo alzare un pochino di più. Anche in questo caso, quindi consiglio i modelli attuali a persone non troppo alte, perché potreste trovare un pochino precisi rispetto alle dimensioni. Ma anche in questo caso ho già parlato con i ragazzi di Conspit e stanno già alzando di qualche centimetro la possibilità di regolazione del ponte volante. Per quanto riguarda il posizionamento delle basi, in questo caso è una piastra dove potete montare qualsiasi tipo di volante o base. Io ho montato un Mozza, in realtà non ho trovato i fori corretti. Anche questo stesso punto che ho riscontrato anche sulla postazione Formula. Già i ragazzi di Conspit sono al lavoro per rendere più compatibile con molte più basi quelle che sono le loro piastre. Naturalmente con basi particolari troverete la possibilità di comprare dei supporti già adatti, come per esempio c'è già quello per il SynCube 2. Andate a verificare con i disegni tecnici la compatibilità con le vostre basi, anche se anche questa in molte postazioni non capita sempre che c'è la possibilità di adattarci tutte le basi del mondo, e molto semplicemente dovrete fare dei fori e adattarci la vostra base. Stesso discorso anche in questo caso per le pedaliere. Anche a loro ho consigliato di aumentare un pochino quello che è il ventaglio di regolazioni di asole e di possibilità di pedaliere che uno ci può montare. In questo caso ho montato una Mozza del kit Bundle R5, anche in quel caso col fatto che i pedali hanno delle geometrie e degli allineamenti diversi dagli allineamenti standard, ho faticato un pochino a potercela adattare. Naturalmente è già adattabile con Fanatec, Trasmaster e Logitech, che probabilmente sono le basi e le pedaliere un pochino più usate. Però per quanto riguarda rigidità e regolazioni, anche in questo caso ai massimi livelli si può spostare più avanti, più indietro, le inclinazioni ci sono tutte, e anche a livello di robustezza personalmente nessun tipo di problema. Naturalmente il mio consiglio è cercare prima di iniziare a giocare la posizione più adatta a voi. Anche in questo caso io nelle versioni GT preferisco sempre un sedile un pochino più inclinato nella parte dietro e quindi mantenere una posizione della pedaliera un pochino più rialzata, ma scegliete voi quella più comoda. Anche in questo caso a livello di rigidità di ponte volante l'ho trovata ottima. Sempre sul discorso su e giù si potrebbe migliorare, ma in realtà è un aspetto che io migliorerei in tantissimi altri prodotti anche in profilati, ma diciamo che è un movimento un po' particolare nei test, un movimento che faccio, però io ripeto, parto dal presupposto, dalla mia postazione, che mi sono autocostruito, autoprogettata e ci sono rinforzi da ogni parte. E quando vado a recensire e andrò a recensire anche altre postazioni, sarà dei test che farò anche su quelle, ma io provengo da un prodotto che in realtà ho direttamente progettato secondo delle mie specifiche e quindi devo partire. Ho pensato anche di fare una classifica, ma mi sembra anche brutto come discorso, ma se parto dalla mia, a cui potrei dare un voto 10 come rigidità, e poi dovrei andare solo a scalare su quelle che sono tutte le altre che provo, ma personalmente col fatto che la maggior parte non può avere nemmeno tutti i discorsi e i supporti che ha la mia, personalmente lo trovo anche abbastanza inutile. Sappiate però che personalmente l'ho trovata ottima anche nella fascia di prezzo in cui si trova questo prodotto, e soprattutto questo l'ho notato sulla tipologia di sedile. Naturalmente potrete acquistare la postazione o senza sedile o con il sedile, ma io personalmente ve lo consiglio perché prezzo
prestazioni intese come comodità, come fattura, come tipi di materiali con cui è costruito, ragazzi, c'è un livello molto alto. Ripeto, ci sono sedili sicuramente migliori, entrando nelle fasce quelle dai 600, 700, 800, 1000, si può spendere qualsiasi cifra per un sedile, però vi dico che nella fascia in cui si trova questo è veramente ben realizzato. Anche in questo caso, piccola specifica, per una persona 1,85 oltre 100 kg probabilmente lo trovo troppo preciso. Mi piacerebbe stare un pochino più comodo, almeno sono abituato a avere sedili di una taglia maggiore. Al momento non ci sono, verranno aggiunti anche sedili un pochino più larghi. Anche in questo caso, sempre parlando di ergonomia delle varie componenti, il supporto mouse l'avrei preferito un pochino più avanti, però in questo caso nella postazione GT è meno scomodo rispetto alla postazione Formula. Invece è molto comodo, con moltissime regolazioni, il supporto cambio, freno a mano, eccetera eccetera. Innanzitutto sulla piastra, è una piastra da 5 mm, potete montarci veramente sopra quello che volete. Anche il braccio, i sistemi di viti, hanno tantissime viti ogni volta, passanti totali. Ragazzi, la rigidità è spaziale. In più permette tantissime regolazioni nelle distanze. Personalmente anche in questo caso lo strapromuovo. In più potete anche decidere in questo caso volendo anche una piccola inclinazione del supporto. Per quanto riguarda invece il supporto del monitor, anche in questo caso per chi non ce l'ha, ma lo consiglio sempre perché averlo solidale alla postazione secondo me è sempre la scelta migliore, va ancora a contribuire di più all'irrigidimento totale della struttura. Sembra, per come studiato, una barra d'uomi sul ponte volante, personalmente molto piacevole. E per quanto riguarda le regolazioni potrete montare più in alto e più in basso e l'inclinazione anche del monitor. In questo caso ho montato un 34 pollici. Personalmente ho scoperto che mi piace, ma in realtà lo faccio un pochino anche con il mio, utilizzare un'inclinazione un pochino volta verso di me del monitor. Mi piace di più come nel caso del mio monitor la visualizzazione dei colori, ma scegliete voi, le regolazioni sono totali. Per quanto invece riguarda la distanza tra il monitor e la base, quella la dovete fare tramite il supporto della base, scegliete voi come spostarlo più avanti o più indietro. Anche in questo caso si può spostare in tutte le inclinazioni possibili, inimmaginabili. Ragazzi, scegliete quella più adatta a voi. È la cosa, l'aspetto più importante prima di iniziare a guidare, è l'aspetto che vi farà utilizzare sia la pedaliera sia la base nel migliore dei modi. Arriviamo adesso alla parte succulenta. Anche in questo caso hanno utilizzato un kit vibrazione integrato nella postazione. Naturalmente, per chi si è perso la recensione della postazione Formula 1 di Cospit, vi vado un pochino a riepilogare quelle che sono le regolazioni, perché c'è un software proprietario, in realtà un software nuovo che gestisce anche tutte le altre periferiche della serie Cospit, e in questo caso va a regolare 4 effetti nelle vibrazioni. Vi metto un foglio riepilogativo che vi mostra le compatibilità con i vari giochi, perché non tutti i giochi al momento sono compatibili in tutti gli effetti che al momento sono disponibili, ABS, traction control, sleep e, come ho detto, che in realtà non ho mai capito il soft lock, non ho capito che tipo di effetto è nella telemetria e a che cosa possa servire. Ce l'ho anche in altri software ma non lo utilizzo. E anche in questo caso sottolineo che ho consigliato già a Cospit di cercare di avere una compatibilità con SIMAB, perché secondo me svilupperebbe e innalzerebbe quelle che sono le possibilità con questo kit. Anche in questo caso ve lo faccio vedere. Ragazzi, è molto grande, vi assicuro c'è anche una levetta laterale che vi permette di regolare il livello, è veramente molto potente e personalmente molto piacevole, soprattutto perché allargherà la fascia di utenti che apprezzeranno il mondo delle vibrazioni, che come sapete io adoro. E aggiunge, ragazzi, un canale di feedback in più alla guida. Io non smetterò mai di dirlo, è una cosa veramente fantastica. E in questo caso avrete la centralina e tutto il kit già integrato nella postazione. Arriviamo adesso ai prezzi. Se deciderete di prendere solamente la postazione verrà intorno ai 499 euro più IVA. Se invece deciderete di prenderla con il sedile, e io ve lo consiglio, parliamo intorno ai 750 euro più IVA. Naturalmente da aggiungere gli optional a seconda di quello che può servirvi. Naturalmente anche in questo caso vi consiglio almeno il poggia mouse e il poggia tastiera di metterlo. Naturalmente c'è anche il poggia bottiglia, molto carino, anche se a me nelle confessioni non me l'hanno mandato, ma anche a livello estetico l'ho trovata molto piacevole. Naturalmente ci sono persone che non amano le postazioni in profilati, anche se rispetto a queste hanno in realtà maggiori settaggi, ma anche in quel caso dipende sempre che postazione scegliete, che livello, perché anche lì poi ci sono livelli che possono arrivare a costare davvero tanto. Ma come struttura, comodità, rigidezza, personalmente strapromuovo anche questo prodotto di Cospit.
è costruito fondamentalmente in tubolari, ma con molte accortezze ai rinforzi e ai punti dove sono state montate le cose. Personalmente un prodotto davvero davvero ottimo, soprattutto se guardiamo il prezzo in relazione a prodotti che possono essere concorrenti di questo. Naturalmente ragazzi, continuerò sempre a ringraziare Conspit per darmi la possibilità di recensire i suoi prodotti, anche se questa volta mi ha fatto fare una fatica, soprattutto perché poi ho dovuto rismontare tutto, rimballare tutto. Ragazzi, è stata una cosa inenarrabile. Ho avuto la fortuna di non avere mia figlia a casa e quindi ho potuto praticamente impossessarmi della sua stanza per montare tutto quanto, ma è stato veramente veramente complicato. E spero che abbiate apprezzato anche questo nuovo genere di contenuti che cercherò di portare sul canale, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle novità, su prodotti che probabilmente nessuno vi ha mai parlato perché siete abituati sempre nelle orecchie a sentire le stesse cose. Io cerco di mostrarvi prodotti nuovi che si affacciano sul mercato con tantissima qualità, e Conspit ragazzi un po' ce l'ho nel cuore perché mi sento di averla scoperta nei meandri di internet, a parte per le postazioni, per delle pedaliere fantastiche, per il freno a mano, e usciranno anche altri prodotti, sempre una cura maniacale di quello che è il prodotto finale. Ma soprattutto ragazzi, io risottolineo, perché ho avuto adesso modo con le postazioni di averci un filo più diretto per parlarne dei pregi e dei difetti, sui punti in cui potrebbero migliorare. Ecco, per esempio, per persone più grandi come me, ragazzi, mi hanno sempre risposto con una celerità di un livello che io non ho mai riscontrato, e subito pronto a mettersi in gioco su quello che è il loro prodotto per poterlo migliorare. E questo è un altro aspetto davvero davvero importante: un'azienda attenta e soprattutto attiva sul pezzo. E personalmente, anche viste le pedaliere che fa, io sapete sono anche un amante di pedaliere, sono veramente degli appassionati e che vanno molto su quello che è l'appassionato di auto e sim racing. Ragazzi, però adesso ho detto già troppo perché poi mi fumento da solo quando parlo, perché ho provato molti prodotti loro, perché non li affronto mai con l'idea che mi arriva un grande prodotto, perché ho sempre un po' di remore con alcune tipologie di prodotti e tutte le volte mi stupiscono. Detto questo ragazzi, metterò tutti i link in descrizione per poterla acquistare. Naturalmente cercherò, se possibile, avere dei piccoli sconti per voi, e tutto sarà messo qua nella descrizione del video. Ci vediamo alla prossima review. Ciao!